Ti stai avvicinando anche tu al mondo della panificazione e della pizza fatta in casa, ma non sai esattamente come fare l'impasto? Oddio, non ho la planetaria, non ho questa macchina, non so come usare le mani, non so come si fa, bla 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 bla. Non ti preoccupare, in questo video tutorial andremo a scoprire come fare un ottimo impasto fatto anche in casa senza l'ausilio di particolari strumenti come può essere un'impastatrice spirale, che è un tipo di impasto professionale. Andremo a utilizzare quindi o le nostre mani, quindi vedremo l'impasto fatto a mano, oppure andremo a fare anche un impasto con planetaria, che diciamo è l'elettrodomestico più diffuso tra noi comuni mortali. Quindi siete pronti? Volete vedere come si fanno queste due tipologie di impasto? Andiamo a scoprirlo! Sia che andate a fare un impasto a mano che un impasto in planetaria, gli ingredienti per la pizza saranno sempre quelli: un'ottima farina di qualità, dell'acqua, acqua che sarà a temperatura ambiente nel caso di temperature invernali, oppure acqua molto fredda in estate, addirittura io metto spesso cubetti di ghiaccio. Poi utilizzeremo sicuramente del sale fino in quantità in base alla ricetta e lievito, che può essere lievito di birra fresco, lievito secco, eccetera eccetera. Vediamo ora quindi come fare un impasto fatto a mano. Partiamo, per prima cosa mettiamo in una ciotola tutta quanta la quantità di acqua prevista dalla ricetta. Poi sciogliamo al suo interno tutto il lievito. Ora aggiungiamo all'interno dell'acqua qualche cucchiaio di farina e cominciamo a miscelare il tutto con l'ausilio di una frusta. Man mano che avremo sciolto la prima farina andiamo ad aggiungerne altra e misceliamo sempre con la frusta. E una volta raggiunta la consistenza di una pastella andiamo ad inserire tutto quanto il sale previsto dalla ricetta. Continuiamo dunque a miscelare il tutto. E poi continuiamo ad aggiungere altra farina e continuiamo a miscelare il tutto. Il metodo corretto è il seguente: portare tutta la farina sempre verso il centro. Una volta che il nostro composto si sarà compattato, dunque, puliremo la nostra forchetta o cucchiaio e continueremo a impastare a mano, in questa maniera, portando sempre i lembi verso il centro. Una volta che il nostro impasto avrà inglobato tutta la farina, trasferiremo tutto quanto sul piano da lavoro e continueremo ad impastare con due mani. Dopo una decina di minuti di fatica, il nostro composto sarà diventato molto più compatto ed omogeneo, ma come vedete dalle immagini non è ancora ultimato, infatti non è liscio. Pertanto procediamo e continuiamo facendo della pirlatura. Ora trasferiamo il nostro impasto all'interno di una ciotola e copriamo il tutto con un canovaccio umido in modo tale da non formare la crosta sulla sua superficie e attendiamo per circa 15 minuti. Trascorso questo tempo scopriamo l'impasto e vedremo che sarà molto più liscio ed elastico. Come potete osservare, durante questo periodo di riposo l'impasto avrà sviluppato la sua maglia glutinica e avrà ottenuto una consistenza più liscia ed elastica. Continuiamo dunque con qualche giro di piega, in questa maniera. Così facendo doneremo più forza e struttura al nostro impasto. Come abbiamo fatto prima, ultimiamo questa fase con un po' di pirlatura. Dopodiché, una volta che avremo ottenuto una
pallina dall'aspetto più liscio, compatto ed omogeneo, andremo a ricoprirla nuovamente con un canovaccio umido e la lasceremo riposare per altri 15 minuti. Vedrete che a questo punto la maglia glutinica sarà diventata molto più sviluppata ed elastica. Quindi, come abbiamo fatto prima, procediamo con qualche giro di piega. Un trucco per capire se abbiamo finito di impastare è quello di affondare le dita in questa maniera. Se la pasta torna su velocemente, significa che abbiamo finito. In questo caso, come vedete, rimangono le ditate all'interno dell'impasto, perciò significa che dobbiamo proseguire ad impastare ancora un po'. Diamo a questo punto ancora un po' di pirlatura e per l'ultima volta ricopriamo nuovamente l'impasto con un canovaccio umido e lasciamolo riposare per gli ultimi 15 minuti. A questo punto davvero il nostro impasto sarà diventato sicuramente molto più elastico e ora otterrà la consistenza liscia che desideravamo. Come potete vedere da questo ultimo giro di pirlatura, il nostro impasto ora è diventato davvero molto liscio e direi quindi che ci siamo. L'impasto si può considerare ultimato. Quindi prendiamo un contenitore ermetico, oliamo leggermente in modo tale da permettere all'impasto di staccarsi successivamente e trasferiamo il nostro impasto al suo interno. In questo modo cominceremo la fase della puntata. A differenza dell'impasto fatto a mano, generalmente quando impasto in planetaria parto dalla farina, aggiungo tutto quanto il lievito e poi comincio a miscelare il tutto in prima velocità. Subito dopo vado ad aggiungere circa il 70% della quantità di acqua richiesta dalla ricetta e lascio lavorare la planetaria al 30% circa della sua potenza, fino a che avrò ottenuto un composto piuttosto compatto. A questo punto inserisco all'interno tutto quanto il sale e continuo a miscelare aggiungendo di volta in volta acqua a filo, fino a che avrò terminato la quantità di acqua della ricetta. Dopo circa 10 minuti che la nostra planetaria ha svolto il lavoro per noi, trasferiamo l'impasto su un piano da lavoro e procediamo con qualche piega di rinforzo. La tecnica che state vedendo è cosiddetta slap and fold. Come vedete, anche nel caso dell'impasto fatto in planetaria è importante dare alcuni giri di pieghe di rinforzo e fare un po' di pirlatura per dare al nostro impasto più forza. Dunque, come abbiamo fatto prima, procediamo ora coprendo l'impasto e lasciandolo riposare per circa 15 minuti. In questo modo vedrete che avremo un impasto sempre più liscio ed omogeneo e molto più elastico. Di nuovo quindi diamo qualche piega di rinforzo al nostro impasto e poi procediamo con la solita pirlatura. Vedete ragazzi come il nostro impasto già è diventato molto liscio. In questo caso vedete che il nostro impasto è ultimato perché è davvero perfettamente liscio. Qualora non lo fosse, procedete con un'altra pausa di un quarto d'ora e altre pieghe di rinforzo e pirlatura. In questo caso trasferisco quindi l'impasto all'interno di un contenitore ermetico ed è pronto per la puntata. Perfetto amici, quindi come avete visto queste due tipologie di impasto sono davvero semplicissime e alla portata di tutti. La cosa che davvero vi raccomando in entrambi i casi è non avere fretta. Un buon impasto necessita di pazienza che si traduce in tempo, quindi diamo il tempo al nostro impasto di formarsi, ok? Quindi specialmente con l'impasto fatto a mano è fondamentale, dico fondamentale,
fare i periodi di riposo e di pieghe che abbiamo visto all'interno del video. Io consiglio sempre di fare 2-3 pause da 15-20 minuti ciascuna e poi procedere con altre pieghe di rinforzo fino a quando otterremo un panetto liscio ed omogeneo come avete visto nel video. Ovviamente la stessa cosa vale anche per l'impasto in planetaria, perché per quanto possa uscire già un impasto migliore già in uscita dalla ciotola, la planetaria comunque necessita di qualche giro di pieghe. In questo caso avete visto è bastato un solo giro di pieghe di rinforzo che l'impasto diciamo era ultimato. Voi saprete che il vostro impasto è pronto quando avrete ottenuto un impasto ben liscio, ok? Mi raccomando, non lasciate l'impasto ancora rugoso che si strappa. L'impasto è pronto quando diventa bello elastico e liscio. Quindi spero che anche questo video tutorial vi sia risultato utile, di aver chiarito un po' di dubbi a molti di voi che mi hanno chiesto appunto come fare a utilizzare una planetaria in casa oppure un impasto fatto a mano in maniera semplice. Scrivetemi nei commenti se avete delle domande o avete bisogno di chiarimenti, oppure qua in descrizione trovate anche il link alla mia pagina Instagram in cui potrete appunto contattarmi in privato e vedere anche contenuti un po' più esclusivi. Detto questo, spero appunto di esservi stato utile, ci vediamo con un prossimo video, non so se farò un video tutorial o una ricetta, vediamo un attimo cosa mi passa per la mente e che dire, alla prossima sul canale Il Divo della Pizza. Ciao!